Dall'inizio di quest'anno ho preso un aereo, 3 vestiti, tutto l'essenziale per lavorare e sono venuto a vivere in una regione storico ponte tra Asia ed Europa, nel Caucaso. Di preciso, in Armenia. Formalmente questo è Azerbaigian, ma è controllato dall'Armenia. Perché proprio in Armenia? Un paese che per noi europei è mezzo sconosciuto, con appena l'estensione di Piemonte e Valle d'Aosta messi insieme e 3 milioni di abitanti. Sono impazzito? Cosa ci faccio qui? Non potevo andare in un paese diverso? Non mi annoio? Contrariamente a quello che molti potrebbero aspettarsi, non avrebbe potuto esserci paese migliore dove essere in questo momento. Almeno per me. C'è veramente un sacco di roba in ballo, quindi, in questo video, vi spiego tutto. Ho iniziato il video dicendo che ho preso un aereo e tutto il necessario e sono venuto nel Caucaso. Ovviamente non nel senso che ho preso un aereo, ma nel senso che era un volo low cost. Ovviamente. Non potrei permettermi diversamente. Anche se probabilmente a prendere un aereo vero, tipo un volo privato, avrei fatto meno fatica di quella che ho fatto a portarmi tutto il mio studio. E ora voglio ridere. Ce l'abbiamo fatta. Domani ci si muove per andare a cercare casa, perché ovviamente non posso rimanere dentro qui per 6 mesi. Sono arrivato qui subito all'inizio di gennaio, quando stava finendo il periodo natalizio e Yerevan, la capitale armena, stava vivendo uno degli inverni più freddi degli ultimi anni. Primo giorno a Yerevan, come potete vedere, fa caldo. Ieri sera abbiamo dovuto portare su in 2 per questa rampa di scale, questa rampa di scale, quella rampa di scale e quella rampa di scale, tutti i miei 7 bagagli, di cui 2 zaini, uno zaino grande, 2 borse giganti da 32 kg ciascuna, una bici da 32 kg e il PC da 35. L'Armenia, senza che quasi nessuno se ne sia accorto, è attualmente al centro di diversi eventi internazionali che stanno avvenendo contemporaneamente presso tutti i suoi più grandi vicini. Non per forza coinvolgendola direttamente, ma mettendola di fronte a scelte esistenziali che potrebbero cambiare il corso della sua storia e anche quello dell'intera regione di cui si trova al centro. La sua particolare posizione geografica mi permette anche di accedere, sia fisicamente che metaforicamente, a un'altra area di mondo altrimenti molto di difficile accesso. Non così tanto per gli italiani, a dire il vero, ma ne parleremo meglio in futuro, ma ovviamente l'è diventata proprio negli ultimi mesi. To think that we settled Azerbaijan and Albania as an example. L'Armenia infatti solitamente è considerata essere nella regione storico-geografica del Caucaso, in particolare nella sua compagine meridionale che dal punto di vista russo è anche chiamata Transcaucasia, cioè oltre la catena del Caucaso Maggiore. Una regione che ha sempre storicamente rappresentato il confine geografico, ideologico, politico e culturale tra imperi est europei, imperi centroasiatici e imperi dell'Asia occidentale, in particolare i vari califfati musulmani, tra cui anche l'impero ottomano e i vari imperi persiani. Il popolo armeno, che abita questa regione, si presume da sempre, nel senso almeno da 8000 anni, è uno dei popoli linguisticamente e geneticamente più isolati di tutta la regione. La religione maggioritaria, quella cristiana nella sua espressione del cristianesimo apostolico armeno, attecchì in queste regioni prima della maggior parte del mondo cristiano di oggi. E la Chiesa apostolica armena, una chiesa ortodossa orientale autocefala, in comunione con altre chiese ortodosse orientali, non aderisce alla comunione delle chiese ortodosse cattoliche, cioè non è in comunione con l'ortodossia russa, quella est europea, greca, turca o anche quella georgiana, che tutti noi europei occidentali conosciamo più da vicino. Il rito armeno è tra i più antichi al mondo e l'Armenia fu il primo paese al mondo ad adottare il cristianesimo come religione ufficiale nel 301 dell'era comune. Questo è il sotterraneo dove per 13 anni San Gregorio l'Illuminatore, così viene chiamato oggi dagli armeni, fu imprigionato prima che gli venisse permesso effettivamente di predicare la sua religione. Fu colui che portò per primo il cristianesimo in Armenia e fu colui grazie al quale l'Armenia divenne il primo stato cristiano del pianeta. Cioè, è una fossa, letteralmente. Questo fa degli armeni una popolazione estremamente attaccata alle proprie tradizioni, alla propria identità nazionale e alla propria visione del mondo, basata in gran parte sulle fondamenta eminentemente cristiane di questo paese. Questo qua è un mini khachkar di legno e quelli veri in pietra si incontrano per tutto il paese. Devo dire che tra l'altro, tra le altre cose, vivendo qui cambia un po' la prospettiva del mondo sulla storia del cristianesimo in particolare, religione in realtà nata propriamente in seno alla regione asiatica occidentale.
questo forte nazionalismo e identitarismo vennero esacerbati, o rafforzati se vogliamo, nei secoli, dalle varie invasioni e conquiste ad opera di potenze musulmane provenienti da sud, da est e infine pure da ovest, culminate nel genocidio armeno del 1915, durante il quale l'impero ottomano, in piena prima guerra mondiale, per sbarazzarsi di una delle minoranze etniche cristiane più ricche, numerose e soprattutto distribuite largamente su un territorio che faceva da ponte verso Asia centrale e Mediterraneo orientale, costrinse più di 1,5 milioni di armeni di tutto l'impero, in particolare dell'Anatolia orientale, a camminare verso dei territori ottomani il più lontano possibile da Costantinopoli, con lo scopo di eliminarli o espellerli verso l'allora parte russa dell'Armenia, che rappresenta oggi fondamentalmente il territorio dell'attuale Repubblica di Armenia internazionalmente riconosciuto. Questo significa che tutto il territorio storicamente abitato da questa popolazione, questa etnia, dove questa conviveva con altre popolazioni, tra cui curdi, assiri, greci, in pochissimi anni fu preso completamente dall'attuale Turchia, ex impero ottomano. All'interno di questo territorio ricadono anche dei luoghi che in alcuni casi per millenni o come minimo per secoli furono simbolo dell'identità armena e che oggi giacciono completamente sotto il controllo turco. E qui cominciamo a capire cosa stia veramente succedendo in questo piccolissimo paese, la cui esistenza fino ad appena 2 anni fa la maggior parte delle persone dava per spacciata. Un'altra entità a maggioranza musulmana particolarmente invisa agli armeni, molto più dell'attuale Turchia, è l'Azerbaigian, principale partner e in strettissimi rapporti con il cugino turco, di cui condivide fondamentalmente lingua, interessi strategici e religione, anche se l'Azerbaigian è a maggioranza sciita e non sunnita. Gli azeri sono un'etnia contraddistinta da una comunanza linguistica turcofona, ma dall'appartenenza storica ed anche a una vicinanza genetica con i popoli del nord-ovest dei vari imperi persiani che si sono susseguiti nella storia nei territori degli attuali Iran e Caucaso meridionale. L'Azerbaigian come regione storica, infatti, è in realtà nel nord-ovest dell'Iran, paese in cui gli azeri sono una delle principali minoranze etniche, distribuiti principalmente nelle 2 province nord-occidentali di Azerbaijan e Gharbi e Azerbaijan e Sharqi, ovvero Azerbaigian occidentale e orientale, il quale confina con l'Armenia. E da cui provengono tra l'altro l'attuale presidente dell'Iran Masoud Pezeshkian e la fu guida suprema Ali Khamenei, il cui figlio Moshtaba ne ha ereditato il titolo. Come i più informati di voi avranno vagamente sentito nei nostri media, l'Armenia ha combattuto con lo Stato Azerbaigian a partire dagli anni 90, con l'indipendenza dei 2 paesi dall'Unione Sovietica, una guerra per la regione del Nagorno-Karabakh, internazionalmente chiamata Nagorno-Karabakh, in Armenia chiamata anche Artsakh. Un conflitto che, se vogliamo, può essere diviso in 3 guerre principali e che è terminato con una stravittoria dell'Azerbaigian nel 2023, appunto con il conflitto di un giorno, il 19-20 settembre del 2023. Che ha completamente spazzato via tutti gli armeni che abitavano questa regione e i cui antenati abitavano in quella regione da più di 2000 anni. La pace tra i due, mediata dagli Stati Uniti, ha posto una pietra tombale su una disputa durata più di 100 anni per il controllo di quel territorio, lasciando la popolazione armena profondamente ferita dalla perdita e costringendo l'Armenia ad una svolta esistenziale per assicurare la sua stessa sopravvivenza. The leaders of the 2 countries sat down to talk. Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan arrived in Istanbul for a high-level visit with Turkish President Tayyip Erdogan. Negli ultimi mesi, mentre il mondo e i media erano concentrati prima su Gaza e poi sull'Iran, che tra l'altro, come vi dicevo, è qui vicino, l'Armenia confina con l'Iran, tra poco ci torneremo, è avvenuto un avvicinamento straordinario dell'Armenia verso uno dei suoi 2 nemici storici, il de facto erede di quello stesso impero che commise uno dei più orrendi genocidi del XX secolo, sicuramente il più efferato di quest'area geografica: la Turchia. Il primo ministro Nikol Pashinyan, chiamato anche Nikol dagli amici, ex giornalista filo-occidentale alla guida del paese dal 2018 e araldo della volontà armena di emancipazione dalla sfera di influenza russa in cui il paese ricade ancora pienamente, si è trovato a dover fare buon viso a cattivo gioco con una Russia fin troppo occupata in Ucraina per poterlo ostacolare nel suo processo di svolta verso Stati Uniti e Unione Europea, trovando nella stessa potenza regionale in espansione che più minacciava l'esistenza del paese il potenziale futuro garante di una maggior connessione della piccola ma strategica Armenia con il mondo occidentale. Oggi è il 24 aprile, giornata per il ricordo del genocidio armeno, l'equivalente di un giorno della memoria armeno praticamente. Qui sotto la collina di Tsitsernakaberd, poco fuori la città di Yerevan, vedete le frotte di migliaia di armeni che come ogni anno arrivano qui a commemorare l'inizio del tragico evento che portò tra il 1915 e il 1916 alla costrizione a marce della morte di centinaia di migliaia di armeni, causandone la morte per assideramento o per stenti da parte dell'impero ottomano. Le fonti storiografiche armene oggi considerano il periodo del genocidio andare
andare dal 1915 al 1923, anche se fondamentalmente le uccisioni più sistematiche, le cosiddette marce della morte, avvennero tra il 1915 e il 16. Oggi ricorrono quindi 111 anni, il giorno del 24 aprile è stato scelto perché uno dei primi atti genocidiari pensati dal governo ottomano di Istanbul furono compiuti proprio il 24 di aprile. Il governo decise di radunare i maggiori intellettuali armeni dell'Armenia occidentale, quindi attuale Turchia orientale, per trucidarli tutti e fare così in modo che la popolazione non avesse più un'intelligenza che fosse in grado di rianimare eventualmente lo spirito nazionale armeno in futuro e porre dei problemi al governo ottomano. Al di fuori del folklore comunque, quindi al di fuori del vedere dal vivo, una delle celebrazioni più importanti, delle ricorrenze annuali più importanti per la nazione armena, è molto bello e anche stato molto toccante vedere una cosa che in realtà al di fuori dell'Europa si vede molto, ovvero la partecipazione a un evento come questo, una vera e propria manifestazione del sentimento nazionale, della memoria nazionale di tantissimi giovani, soprattutto di giovani, ma giovani tanto giovani, cioè anche ragazzini di 14-15 anni. Se questa cosa e questo evento sono così vivi e rievocati periodicamente anche dalle generazioni più giovani, è difficile immaginare che uno dei punti costituenti dell'identità nazionale armena di oggi, ovvero la memoria del genocidio, possa essere in qualche modo storpiato o addirittura rimosso a livello pedagogico o mediatico. E loro ne sono la testimonianza. È veramente difficile, anche se si tratta solamente di una questione ideologica, riallacciare i rapporti con un paese che è effettivamente erede di quello che ha compiuto questo massacro, questo genocidio. È un punto di attrito non da poco. E anche a causa dell'ancora mancato riconoscimento del genocidio da parte del governo di Ankara a più di 100 anni di distanza, le azioni dell'Armenia, finché questo non arriverà, se mai dovesse arrivare, non potranno che essere passi estremamente cauti e piccoli, che però, se messi insieme, restituiscono chiaramente l'idea del progetto armeno di svolta esistenziale, partendo prima di tutto da un nodo fondamentale: i confini. Sotto al monastero di Khor-Virap, uno dei luoghi più iconici e storicamente più importanti dell'Armenia, si trova una vista incredibile sul monte Ararat, oggi che è primavera e il cielo è schiarito, ma in realtà ci troviamo a pochissima distanza, credo meno di 1 chilometro dal confine con la Turchia. Già qua dietro, là in fondo, vedo delle torrette di vedetta in distanza, quelle che ci sono anche al confine con l'Iran. Questo è uno dei luoghi dell'Armenia dove si può assaporare quel tipico sentimento di amarezza armeno nel vedere buona parte del proprio territorio storico controllato dalla Turchia, in particolare l'iconico monte Ararat che gli armeni associano alla propria identità nazionale, ma soprattutto nel vedere che tutto questo territorio non è raggiungibile e non è accessibile. Per riuscire ad arrivare da quella parte, dove tra l'altro vedo il minareto di una moschea, se non sbaglio, altra cosa particolarmente rilevante, ci vorrebbero 10-11 ore di macchina. Bisognerebbe risalire tutta l'Armenia, arrivare in Georgia, entrare in Georgia, passare dal sud della Georgia, rientrare in Turchia. A piedi, se non ci fosse il confine, mi ci vorrebbero 4 minuti e mezzo. Ma la geopolitica ci costringe a fare tutto questo giro. Il monte Ararat, onnipresente in iconografie, letteratura, arte e marchi armeni, era presente anche sui timbri dei passaporti per chiunque arrivasse in Armenia, ma dopo degli accordi con Ankara è stato rimosso, causando la delusione di moltissimi armeni. Può sembrare una cosa da poco, un'icona su un timbro di un passaporto, ma in realtà si tratta di puro soft power. Ciao Simo, se sei a casa, sto reccando un video sull'Armenia. Tu mi pare che ci sia venuto 1 anno e mezzo prima di me. Le richieste di Ankara che traspaiono da una decisione così apparentemente superficiale ma in realtà profondamente simbolica sono quelle quindi di limitare il più possibile e con effetto immediato ogni velleità irredentista armena, escludendo quindi narrative e discorsi di proiezione della nazione armena nel suo territorio storico. Quello che ne deriva è una popolazione fortemente delusa, che forse, e in caso ancora non lo sa, dovrà presto rinunciare a vedere tutte le bandiere dell'Artsakh che sventolano ancora oggi in giro per il paese, in onore, ricordo e solidarietà a tutti gli ex armeni di Artsakh oggi immigrati nel paese per scappare dall'Azerbaigian. Qui nella cittadina di Goris, la seconda più grande della regione dello Syunik, ha sede la missione europea nel sud dell'Armenia che si è interposta come forza di interposizione, appunto, cioè una forza militare
non armata, per fungere fondamentalmente da strumento di deterrenza militare, però fatto con corpi umani, quindi dei cittadini europei che si interpongono tra armeni e azeri per evitare che gli azeri attacchino, e se vogliono attaccare devono prendersi la responsabilità e il rischio di uccidere dei cittadini europei, cosa che molto probabilmente non farebbero mai, anche per non ledere le ottime relazioni che hanno con noi paesi dell'Europa occidentale. Anche linguisticamente parlando, nella regione di Goris e un po' in tutto il Syunik, ma soprattutto qui, si parla una variante di armeno che è molto più simile all'armeno dell'Arzakh che non all'armeno orientale standard di Yerevan. E qui una persona, innocentemente non conoscendo l'enorme velleità di strapotenza che la Turchia ha come paese, potrebbe chiedersi: ma che interesse ha la Turchia a guadagnare l'appoggio, se non anche il diretto vassallaggio, almeno così si augurano ad Ankara, di un paese così piccolo e che le è stato così a lungo ostile? Quasi l'intralcio, potremmo dire, anzi, dal punto di vista turco sicuramente totalmente d'intralcio. La risposta a questa domanda non sta tanto nel territorio della Repubblica di Armenia, che, l'abbiamo detto, è un paese piccolo, con 3 milioni di abitanti e risorse tutto sommato piuttosto scarse, ma in una delle sue regioni più strategiche, fatta di lande montuose e desolate di cui nessuno parla, ma che può potenzialmente aprire enormi ponti o enormi conflitti. La regione del Syunik, nell'estremo sud dell'Armenia, è la regione che connette il paese all'Iran, una regione fatta di paesaggi spettacolari, dal mio punto di vista una delle migliori di tutta quanta l'Armenia. Un altipiano circondato da montagne innevate quasi tutto l'anno. La strada scavalca quelle montagne, che sono molto alte, ed è senza guardrail e ghiacciata. L'Armenia è uno dei pochi paesi nella regione che ha un surplus energetico così grande, e anche per questo questa regione in realtà è molto importante. I rapporti dell'Armenia con l'Iran, due paesi oggi confinanti per appena 44 km, sono storicamente tra i migliori di entrambe le repubbliche. L'Armenia di oggi rappresenta quella che per molti secoli fu una delle regioni più settentrionali di diversi imperi persiani, da quello achemenide a quello sasanide, da quello safavide a quello qagiaro, che i persiani persero ai russi esattamente 200 anni fa. Gli armeni furono a lungo, e ancora sono, la più grande minoranza cristiana del mondo iraniano, tanto che in alcuni periodi il termine cristiano e armeno erano interscambiabili in Iran, visti dagli iraniani come un popolo rispettabile grazie alle sue doti artigiane, e a cui fu a lungo permesso di mantenere la propria lingua e praticare la propria religione, sia nei territori dell'attuale Armenia, con i cui regnanti cristiani comunque ci furono degli scontri nel corso dei millenni, che nelle grandi comunità armene delle città iraniane, nel cuore dell'attuale Iran, come la città di Esfahan, dove ancora oggi risiede una delle più grandi comunità di armeni iraniani, perfettamente integrata e accettata anche nell'Iran post-rivoluzionario. Oggi siamo per strada, di nuovo, quasi inizio della primavera, e in Armenia continua a nevicare. Probabilmente abbiamo scelto la giornata sbagliata per dirigerci verso il confine con l'Iran. Let's go. Dopo 7 ore di guida, molta neve, molto vento e tantissimi camion che la guerra non ha sicuramente fermato nel trasportare la merce su e giù per il Caucaso. Eccoci al confine tra Iran e Armenia, l'unico confine occidentale dell'Iran rimasto completamente privo di bombardamenti. Questa montagna che vedete alle mie spalle è Iran. Gli iraniani che decidono di evacuare attraverso l'Armenia, che non sono moltissimi perché in molti preferiscono l'Azerbaigian e la Turchia, passano tutti quanti da questo confine, l'unico aperto. Anche perché il confine tra Iran e Armenia è lungo solamente 44 km, è il confine più corto della Repubblica Islamica d'Iran e il confine più corto dell'Armenia. No, I don't want that. No, I don't want. No. Tarof nakon. Tarof nakon, please. Allora, a parte la maniera di essere incredibilmente calorosi degli iraniani, cioè questo amico ragazzo che ho intervistato che si è messo a riscaldarmi le mani e a soffiarmi sulle mani perché siamo qui da 3 ore e sto tremando dal freddo. Prima di tutto la situazione qui è estremamente tranquilla, come se non ci fosse alcuna guerra dall'altro lato. Sono rimasto molto stupito dal fatto che tutte le persone che entrano e stanno entrando in Armenia dall'Iran lo stanno facendo per questioni di lavoro. Un altro ragazzo con cui ho parlato mi ha detto: noi non siamo il tipo di popolo che fa questa cosa, che lascia il proprio paese quando viene bombardato. Io mi sarei aspettato le file di persone che uscivano, magari anche in maniera ordinata, organizzata, però sono stupito perché non c'è praticamente nessuno che sta uscendo e quei pochi che lo fanno per avere internet e basta. E quella strada lì è Iran. I confini aperti anche in periodo di guerra e la facilità di circolazione delle due popolazioni nei reciproci territori è solo il risultato di un rapporto solertemente coltivato da entrambi i paesi sul piano tanto strategico quanto soprattutto culturale.
I due paesi vantano nell'accademia, tanto quanto sul piano politico e sociale, ricchi scambi. Ed è per questo che sono venuto qui. E nonostante la differenza religiosa delle due maggioranze, Iran e Armenia hanno costruito una dialettica unitaria che fa della comune origine linguistica indoeuropea delle due maggioranze, armeni e persiani, ma anche tutte le altre popolazioni iraniche, ponte tra due paesi altrimenti per molti aspetti molto diversi tra loro. Ed in effetti, proprio come gli iraniani, gli armeni sono una popolazione a dir poco fiera delle proprie origini. Questa nazione è una delle meno etnicamente miste al mondo ed è luogo di conservazione di tradizioni millenarie che sono nate in questi territori, come la produzione del tipico pane chiamato lavash, condiviso con le regioni nord-occidentali dell'Iran e quelle orientali della Turchia, o del vino, al confine con la Georgia, come avrete visto nel mio video sulla Georgia. Come avrete visto nel mio documentario sulla Georgia, vi parlavo di come questa pratica si è sicuramente sviluppata nel Caucaso e come le prime tracce della coltivazione della pianta della vite siano state trovate tra Georgia, Armenia e Azerbaigian, ma la più antica cantina del mondo fino ad oggi ritrovata è questa qui. Una cantina naturale perché ci troviamo in una grotta, o meglio all'ingresso di una grotta. La differenza tra la pratica armena e quella georgiana è che qui in Armenia i contenitori venivano riposti leggermente fuori dal terreno, quindi metà sottoterra e metà sopra la superficie del terreno. Il vino del villaggio di Areni, qui prospiciente alla grotta, è conosciuto in tutta l'Armenia per essere uno dei vini più di qualità del paese. È interessante rilevare come, in un recente sondaggio che potrebbe anche non essere perfettamente accurato nei numeri, ma poco importa, viene chiesto a varie popolazioni del mondo se, in caso di guerra imminente, fossero disposte ad andare al fronte e a sacrificare eventualmente la propria vita per la propria patria, la propria nazione. Laddove noi italiani abbiamo un tasso di risposta del sì tra i più bassi al mondo, gli armeni e gli azeri, freschi di conflitto, e non solo per questo, sono tra i più alti al mondo. Capite che in questa situazione, con una popolazione che risponde sì quasi all'unisono, è molto difficile per una Turchia sedare gli eventuali dissapori esistenti tra gli armeni e i suoi più immediati vicini. Questo è uno dei piccoli exclavi azeri che si trova in territorio armeno, si chiama Karki. Tutti questi exclavi, che sono sia nel nord-est dell'Armenia che nel sud-ovest, sono controllati in realtà rispettivamente l'uno dall'altro, ovviamente fregandosene l'uno delle richieste dell'altro. Questo non è chiaramente il caso di Nakhichevan, che è un exclave molto grosso, che è effettivamente controllato dall'Azerbaigian, ovviamente. Non so se andare a esplorare potrebbe finire male. L'exclave azero di Nakhichevan, a sud della capitale Yerevan, che già dall'assonanza vi suggerisce avere un nome di origine armena, fu concesso all'ex Repubblica Socialista Sovietica di Azerbaigian durante l'epoca delle spartizioni territoriali operate da Mosca nel primo periodo sovietico. Ne risulta oggi un exclave altamente strategico, che permette a Baku di confinare, anche se non contiguamente, con l'estremo est turco. E fa sì che l'80% dei confini dell'Armenia sia stretto in una morsa dai suoi vicini. Vicini che tra l'altro su 3 lati su 4 dell'Armenia condividono un'eventuale origine linguistica comune e che quindi fanno sentire agli armeni di starli assediando. Turchia Ovest, Turchia Est, Turchia Sud e turchi pure nell'estremo sud, dato che gli azeri d'Iran sono comunque un popolo turcofono, delle cui istanze il governo dell'Azerbaigian nazione si fa a volte portavoce per pungolare un po' Teheran. Era proprio a causa di questo percepito stato di assedio che Yerevan, fino a tempi recenti, si affidava a Mosca per il supporto militare e difensivo dei suoi confini, attraverso la base militare di Gyumri, la seconda città più grande dell'Armenia, che è anche la base militare più meridionale della Federazione Russa. Quando però nel 2023 i russi non intervennero a favore degli armeni durante la presa azerbaigiana dell'Artsakh, si strappò del tutto un rapporto che era già incrinato a partire dall'ascesa di Pashinyan. I russi volevano punire gli armeni per la loro tentata svolta verso occidente e al contempo non inimicarsi gli azerbaigiani, ben più rilevanti sul piano geopolitico per praticamente qualsiasi motivo immaginabile. Non è certo in rappresentanza dei numerosi armeni di Glendale a Los Angeles, in California, che J.D. Vance è venuto qui a febbraio con tanto di città blindata e elicotteri che volavano ovunque, mi ricordo perché li ho sentiti passare sopra di me, ma per firmare accordi strategici che in parte servono a rafforzare i rapporti energetici ed economici tra i due paesi e in parte servono sicuramente a uno scopo geopolitico molto più ampio. Giusto ieri, mi sa che è andato via stanotte o stamattina, c'era anche J.D. Vance qui in Armenia. Credo sia abbastanza rilevante per il fatto che l'Armenia e gli Stati Uniti hanno stretto un accordo sul nucleare. In questo quadro non bisogna dimenticarsi che l'Armenia confina con l'Iran ed è tecnicamente un grande alleato, quantomeno sulla carta, dell'Iran, un paese molto amico dell'Iran. Al tempo stesso un paese che si trova nella sfera di influenza russa e un paese molto amico dell'Occidente. Ovviamente gli Stati Uniti vogliono sfruttare questo per cercare il più possibile di distanziarla dall'Iran e credo che l'accordo sul nucleare a scopi civili, in realtà, non a scopi bellici, sia stato stretto anche in questa chiave, per creare un corridoio che viene chiamato TRIP, con un nome
chiaramente demenziale, creato appositamente da Asia centrale, passando per Azerbaigian, Armenia e Turchia, per aggirare da un punto di vista energetico e geopolitico sia Russia che Iran. E anche per portare a realizzazione questi nuovi assi energetici creati con il benestare degli Stati Uniti con i paesi dell'area caspica e l'Azerbaigian, la Turchia ha sempre avuto l'interesse a stabilire con essi una connessione terrestre più diretta che possibilmente non passasse per il territorio georgiano, troppo rischioso in caso di potenziali futuri attriti con la Russia. Quindi l'Armenia, spina nel fianco minuscola ma fastidiosa, negli enormi progetti di influenza intercontinentale della Turchia, o andava rasa al suolo e conquistata, o assoggettata e spartita in sfere di interesse con Mosca, trattandola coi guanti per evitare un potenziale scenario di conflitto diretto con essa. Se fino a pochissimo tempo fa l'opzione 1, ovvero radere al suolo l'Armenia e conquistarla, o lasciarla conquistare dagli azerbaigiani, pareva l'opzione più semplice ed evidente, grazie ad una ricetta a base di pressioni internazionali avvenute in segreto, calcolo di convenienza economica e strategica da parte della Turchia e, c'è da dire, straordinario equilibrismo politico dell'Armenia, questo paese è riuscito contro ogni calcolo a sopravvivere. Per ora. L'asse nord-sud che permetteva all'Armenia di essere un punto di strozzo e piccolo imbuto per merci, risorse e intelligence tra il protettore russo a nord e il partner iraniano a sud, si sta lentamente spostando e girando di 90 gradi, a completo sfavore, sul lungo termine, di Mosca e Teheran. L'ennesima partita internazionale che Ankara sta vincendo, sfilando le tessere dalle mani di altre potenze nel momento in cui queste hanno momentaneamente perso la propria presa, influenza e capacità amministrativa, lasciandole orgogliosamente impotenti, mentre rifila loro un sorriso furbo quanto sleale. L'Armenia, senza essere il centro, è al centro di moltissimi eventi storici che nessuno, me compreso, avrebbe mai potuto scommettere concentrarsi così tanto su un così piccolo paese. Come si configureranno i vari rapporti tra le potenze che la circondano è ovviamente ora totalmente incerto. Tuttavia, ciò che è certo è che l'Armenia, paese piccolissimo, grande appena quanto Piemonte e Valle d'Aosta messi insieme, o 2/3 del Bhutan, se preferite, si trova al centro, o quantomeno coinvolta, di processi internazionali ben più grandi di sé. Processi che partono da potenze che la corteggiano, la osteggiano o la osservano, in attesa dei suoi prossimi passi, che saranno piccoli passi per un'Armenia, ma grandi passi per l'Asia occidentale.